In questo nuovo video vedremo un concetto chiave della struttura di mercato, affronteremo l'argomento in maniera approfondita. Questo perché una volta capito tale concetto riuscirei a prendere un trade con più sicurezza e decisione. Aggiungo anche che mi fa molto piacere conoscere l'opinione altrui, quindi lasciatemi un commento con cosa ne pensate al riguardo. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, lascia un like per supportare questi contenuti e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Parliamo di struttura di mercato. Adesso vediamo questa struttura ribassista dove a un certo punto abbiamo un market structure shift. Molti trader in questo caso cercheranno di entrare sul movimento di ritracciamento del mercato, sul livello 50, sul livello 62, oppure anche direttamente in un order block in questo modo. Disegniamo sulla destra una struttura di mercato rialzista dove abbiamo una continuazione di rotture di struttura. Quindi solitamente i trader cercano di entrare a mercato in questo modo, impostando appunto il take profit nel punto più alto e lo stop loss nel punto più basso, ma siccome molto spesso il prezzo inizia a salire e a un certo punto all'improvviso quest'ultimo inverte in questo modo. Teniamo le due strutture allineate, quindi il prezzo inizia a salire, non raggiunge il massimo e poi inverte in questo modo. Per evitare questo problema possiamo posizionarci al livello 50 di questo swing, come in questo caso. Il nostro target sarà un rischio rendimento di 1 a 1, quindi scendiamo in questo high qui e nel momento in cui il mercato effettua il pullback e raggiunge il rischio rendimento di 1 a 1, valutiamo se prendere dei parziali e spostiamo a break even. In questo modo, se da questo nuovo high il mercato decide di invertire, noi siamo coperti e non abbiamo alcuna perdita. Naturalmente nulla ci impedisce di lasciar correre l'operazione se poi il mercato ci dà ragione. Questo è uno schema che il mercato fa molte volte per ingannare i trader retail. È possibile effettuare questo tipo di analisi anche su timeframe più alti e successivamente scendere di timeframe per avere un'entry più precisa e un rischio rendimento maggiore. L'obiettivo di questo video è far capire per quale motivo capita questa inversione di prezzo. Anche perché da struttura di mercato, nel momento in cui c'è un market structure shift, ci aspettiamo che la struttura continui nella direzione, in questo caso rialzista. Ma quindi abbiamo un movimento ribassista, presa di liquidità, movimento rialzista, market structure shift, quindi in questo momento abbiamo una struttura di mercato bullish, abbiamo un ritracciamento e quello che mi chiedo sempre è per quale motivo questo movimento non riesce a violare i vecchi massimi e continuare la struttura rialzista. Cancelliamo tutto e proviamo a spiegarlo con un disegno. Successivamente vedremo anche degli esempi pratici. Andiamo a vedere qualcosa che ho notato analizzando il mio trading journal e successivamente l'ho inserito nella checklist operativa per il backtesting. Tra l'altro avevo anche letto una frase in qualche libro che diceva che il tuo modello d'entrata o il tuo setup è il tuo peggior nemico. Ma che cosa significa? Adesso lo vediamo. Solitamente quando qualcuno cerca di prendere un trade inizia ad analizzare il grafico vedendo cosa è successo sulla sinistra. Come magari ad esempio guardano se c'è stato un momento di accumulo, come in questo caso, uno sweep per prendere la liquidità inferiore a sostegno dei movimenti rialzisti, no? Quindi si cerca una conferma di inversione della direzione. Successivamente iniziano anche a guardare le zone in alto del grafico, se per caso sono presenti dei punti di interesse, come ad esempio in questo caso. Quindi, una volta eseguiti questi passaggi, mi ritrovo una fase di accumulo, un movimento rialzista, un trigger come market structure shift, qui abbiamo un market structure shift, e da questo momento la concentrazione si sposta sul dove effettuare l'entrata. Quindi si attende il pullback prima di entrare
e poi successivamente si entra. Quello che è sbagliato in questo comportamento è che ci manca un elemento importantissimo ed è: ma che cos'è successo dopo il market structure shift? Quello che vedo fare e che io personalmente facevo era: ho trovato il mio modello d'entrata, tutte le conferme e mi concentravo sul punto d'ingresso, senza valutare cosa sta succedendo durante il pullback. Ancora una volta andiamo a fare pulizia del grafico e disegniamo nuovamente questo pattern in un punto pulito e iniziamo a leggere i movimenti del mercato. Tralasciamo i vari concetti di liquidità e concentriamoci sulla struttura di mercato. Quindi qui abbiamo un market structure shift o break of structure, successivamente abbiamo uno sweep di liquidità e un ulteriore market structure shift, creato con il movimento rialzista generato da questo sweep di liquidità. Adesso proviamo a leggere il prezzo dopo il market structure shift. Cosa sta succedendo? Succede che abbiamo lo stesso modello sul lato opposto, quindi anche in questo caso abbiamo uno sweep di liquidità e un nuovo minimo che genera un pullback che poi probabilmente genererà il movimento ribassista in questo modo. Quello che voglio farvi notare è questo pattern qui: candellina bullish e poi forte movimento ribassista. Questo per me significa una sola cosa: che l'elefante è entrato in piscina, quindi la direzione sarà ancora bearish. Ok, siamo in questa zona qui dove vogliamo intraprendere un trade su un movimento che inverte la direzione, quindi attendiamo il pattern spiegato prima, sweep di liquidità, perfetto, market structure shift, abbiamo anche un fair value gap, abbiamo anche un punto da dove il prezzo può offrirci un pullback, vediamo quello che succede, mettiamo il nostro trade sul livello 62, adesso massima attenzione perché riportiamo il pattern di inversione che avevamo disegnato prima su questo grafico. Ok, ora abbiamo tre scelte, no? La prima è entrare a mercato come da modello e successivamente capire se il mercato continuerà rialzista oppure andrà ribassista e accettare la perdita. Andare a prendere una configurazione opposta, quindi essere ribassisti, aver intercettato questo pattern e averlo seguito bene, oppure non fare niente. Anche questa è una soluzione corretta. Il market structure shift è il nostro trigger. Quello che a noi adesso interessa è andare a vedere quello che è successo durante il pullback. Ok? Abbiamo questo pattern composto da due candele in cui abbiamo questo engulfing e questa candela bearish molto forte, che per me questo indica gli elefanti sono entrati in piscina. Per elefanti intendo le banche. Il prezzo scende, vediamo, andiamo avanti, dentro il fair value gap sul livello 62, quindi prende il trade, effettua un nuovo lower high, dei lower low, gioca un po' nella zona, mettiamola così. Adesso quello che ci deve fare è un market structure shift, ma che poi quello che è effettivamente è una presa di liquidità, perché poi abbiamo nuovamente questo movimento bearish fortissimo. Eccolo qui, il pullback dell'inversione. Guarda caso abbiamo anche un fair value gap d'entrata, il massimo non è stato toccato, il prezzo vediamo cosa ci farà adesso, di nuovo un high per ingannarci, ma questa volta è successo che la cannonata fornita dall'elefante che è entrato in piscina è tanto bearish. Ed ecco qui quello che ha fatto il prezzo. Adattiamo un attimo soltanto il nostro grafico in questo modo. Ok, quindi il motivo per cui il prezzo ha invertito in questo
in questo modo è perché ha preso liquidità esterna, swing low, swing high, market structure shift ribassista, fair value gap, è entrata nel fair value gap, l'elefante è caduto nella piscina. Vediamo come procede. Ok, queste sono delle manipolazioni per ingannare i retailer e infatti il movimento è poi andato verso i nuovi minimi. Ora sappiamo come leggere correttamente la struttura di mercato e capire se ci offre un'inversione oppure è semplicemente un pullback con una successiva continuazione. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, lascia un like per supportare questi contenuti e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato.